Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa qui. È un tipo di secchiello semplice, però a questo punto dà un effetto particolare. Si può realizzare con i kit o anche guardando i video troverete alternative. Questo kit è da accessorieli.com. Potete acquistare il vostro kit da lei. Abbiamo la base in pelle, guardate come di qua e di qua con i piedini. Abbiamo la fascia con queste laterali qui. Abbiamo il manico con i ganci per attaccarla alla fascia. Il filato tripolino 2.0. Ora iniziamo dalla base. Ora prendiamo l'uncinetto numero 3 e il filato, entriamo qui e andiamo a lavorare 3 maglie basse qui. Nel successivo lavoriamo 2 maglia bassa, nel successivo lavoriamo 3 maglie basse, nel successivo lavoriamo 2 maglie basse. Ora dobbiamo andare a alternare 3 maglie basse, 2 maglie basse fino ad arrivare alla fine del cerchio. Ho terminato di lavorare 2 maglie basse, 3 maglie basse in ogni buco. Nell'ultimo, che dovrebbe essere 3 maglie basse, l'ho lasciato 2. Ora chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a questo punto qui. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima. Ora iniziamo il punto, carichiamo il filo e andiamo a lavorare mezza maglia alta in questo punto, prendendo solo la sola di davanti, vedete, e lavoriamo mezza maglia alta, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 in questo, sempre la sola di davanti, andiamo a lavorare 7 maglia alta in questo punto. Ora abbiamo 7 maglie alta, saltiamo 1 e 2, carichiamo il filo, in questo lavoriamo mezza maglia alta prendendo la sola di davanti, di nuovo saltiamo 1 e 2, carichiamo il filo, in questo lavoriamo 7 maglie alte, nello stesso punto, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo mezza maglia alta, quindi dobbiamo andare a ripetere la sequenza
mezza maglia alta, saltiamo 2 punti, 7 maglie alte, saltiamo 2 punti, mezza maglia alta, sempre dall'asola di davanti dobbiamo andare a lavorare, quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro. Arrivando a questo punto saltiamo queste ultime 2 punti, entriamo dove abbiamo fatto mezza maglia alta iniziale e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, una catenella. Ora se guardiamo da dietro dove abbiamo lavorato i punti, abbiamo queste linee qui. Se vedete qui le asole delle maglie che abbiamo lavorato, quindi dobbiamo andare a lavorare mezza maglia alta in ogni punto sottostante dove abbiamo lasciato l'asola, perché abbiamo lavorato maglia in costa di davanti. Ora dobbiamo andare a lavorare quel maglia in costa indietro, prendendo solo quello per lavorare la mezza maglia alta. Entriamo qui e lavoro in mezza maglia alta, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo mezza maglia alta, quindi dobbiamo andare a lavorare mezza maglia alta in ogni punto, il punto che sarebbe queste asole qui di dietro. Quindi continuiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto fino ad arrivare alla fine. Quindi se vedete la mezza maglia alta la stiamo lavorando in queste asole qui, vedete queste asole in costa qui di dietro, qui e davanti del lavoro, quindi dal rovescio troverete queste coste qui. Devo andare a lavorare in questo punto. Ho terminato di lavorare il secondo giro. Arrivando a questo punto dobbiamo chiudere con una maglia bassissima qui dove abbiamo fatto la mezza maglia alta di dietro. Ora iniziamo il terzo giro, facciamo 3 catenelle e andiamo a lavorare 2 maglie alta qui e così abbiamo 3 maglie alte. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 in questo terzo punto, andiamo a lavorare sempre l'asola di davanti, una mezza maglia alta. Fate attenzione qui, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 in questo qui, dobbiamo andare a lavorare 7 maglie alte, però prendiamo l'asola questo qui di dietro e prendiamo questo di davanti e andiamo a lavorare 7 maglie alte. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 in questo, lavoriamo mezza maglia alta, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 in questo, andiamo a prendere l'asola di dietro qui a centro e prendiamo l'asolo questo di davanti e andiamo a lavorare 7 maglie alte in questo punto. Carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2 in questo, lavoriamo mezza maglia alta. Vi faccio vedere di nuovo, carichiamo il filo, saltiamo 1 e 2,
prendiamo l'asola di dietro questo e prendiamo l'asola di davanti di questo di dietro e lavoriamo 7 maglie alte. Ora vi spiego il punto come andrà, vedete, si vede già la bellezza del punto. Arrivando qui dobbiamo andare a completare queste maglie alte qui. Entriamo qui e lavoriamo 1 2 e 3 maglie alte e andiamo a chiudere qui nella prima con una maglia bassissima. Ora facciamo una catenella, andiamo di dietro a lavorare mezza maglia alta nelle asole che ci sono di sotto, carichiamo il filo, entriamo qui in questa asola qui e andiamo a lavorare mezza maglia alta, carichiamo il filo, andiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto in queste asole che abbiamo lasciato qui. Continuiamo a lavorare mezza maglia alta fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di mezza maglia alta. Arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima qui e ricominciamo a lavorare la riga con delle conchiglie. Ormai sapete come abbiamo fatto queste prime due. Seguite la sequenza di questo punto fino ad avere l'altezza desiderata da voi. Continuerò a lavorare questa sequenza fino ad avere l'altezza desiderata. Ecco, ho lavorato un po' di giri, misuriamo, abbiamo 20 centimetri, vedete, abbiamo 20 centimetri. Dobbiamo andare a lavorare un po' di giri di mezza maglia alta. Potete lavorare 2, potete lavorare 3, perché noi andremo lì a cucire la fascia per chiudere la borsa. Io vi do un esempio che potete fare. Potete anche mettere manici in bambù per portare questa borsa, vedete, così, o in 2 o in 1. Se si tira con il laccio normale si può mettere un manico così, vedete, per portare questa borsa. Potete usare monomanico o 2 manici, secondo se mettete 2 manici e mettete poi la chiusura a calamita qua. Se tirate con la chiusura così dovete mettere un monomanico. Ora andiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto, perché l'ultimo giro che abbiamo fatto è il giro di mezza maglia alta. Ora dobbiamo lavorare da davanti, lavorando mezza maglia alta in ogni punto.
Continuiamo così fino ad arrivare qui e potete fare i giri che volete. Io andrò a fare 2 giri di mezza maglia alta. Ho terminato di lavorare 2 giri di mezza maglia alta. Arrivando qui tagliamo il filo e andiamo a chiudere in questo modo. Ora dobbiamo andare a cucire la fascia qui sopra, quindi prendete così, andate a mettere 2 marcapunti qua, ora prendiamo la fascia, andiamo a posizionare, apriamo, andiamo a posizionare così la fascia, quindi questo è il centro, posizioniamo così e iniziamo a cucire. Dobbiamo andare a cucire in questo modo, in questi buchi qua, quindi entriamo così, quindi andiamo a cucire così seguendo tutto il bordo, dobbiamo cucire così fino ad arrivare alla fine del giro. Ecco, ho terminato di cucire la fascia, vedete qui. Ora dobbiamo andare a montare il manico. Ecco, abbiamo qui il gancio, svitiamo e andiamo a passarlo qui all'interno, inseriamo i viti, inseriamo il vito, e poi andiamo a agganciare così. La stessa cosa faremo da questo lato. Ecco, ho terminato di inserire il monomanico e questa è la nostra borsa pronta. Potete foderarla, potete lasciarla così. Quindi spero che il video vi piaccia. Sappiate che questo punto fa questo effetto in questo modo qui, è un punto 3D. Ci vediamo al prossimo video, ciao.